Buongiorno a tutti, benvenuti nella sala stampa dell'Orogel Stadium di Romanuzzi. Quest'oggi siamo qui per la conferenza prepartita di Empoli-Cesena, gara valida per la 27esima giornata del campionato di Serie BKT 2025-2026. Con noi è presente mister Michele Mignani, prego per le domande. Ciao mister, buongiorno. Buongiorno. Ascolta, a forza di salvare dei moribondi siamo diventati quasi moribondi anche noi. Adesso finalmente con l'Empoli si finisce con le squadre, diciamo, in difficoltà, no? Dal Bari in qua, e si comincerà da martedì con quelle forti. Non so se è un bene, però insomma almeno si cambia look. Ecco, con l'Empoli appunto è l'ultima tra quelle con diverse difficoltà. L'Empoli ha vinto qui, poi ecco, almeno a raccogliere punti per schiodarsi finalmente a questo 37. Ma è l'obiettivo. L'obiettivo è fare punti con tutti, perché purtroppo il trend ultimo dice che non ci siamo riusciti, ma l'obiettivo è sempre quello di farlo. Io continuo a dire che i numeri dicono spessissimo la verità, però c'è qualcosa, secondo me, che a volte non torna tra il risultato finale e la prestazione della nostra squadra. È un pensiero mio, lo esprimo, allo stesso tempo sono consapevole che dobbiamo fare evidentemente qualcosa in più di quello che abbiamo fatto nell'ultimo periodo, perché i punti sono necessari e ne abbiamo tanto bisogno. La sensazione, guardando le partite, dentro alla stessa partita la squadra abbia sempre la stessa faccia, indipendentemente dal risultato, cioè sia che si vinca, se si perda, pareggiare no, perché non si pareggia quasi mai, però ci sono situazioni ovviamente di pareggio. Nei momenti della partita c'è una squadra non cambia mai faccia, mai espressione, è lì, se sei d'accordo, naturalmente, dove bisogna provare a fare meglio, cioè percepire il pericolo in modo diverso, ad esempio, come si è visto nell'ultima partita. Credo che Spezia sia stato un po' l'emblema di questo. Sì, sono d'accordo, è una interpretazione più o meno corretta, più o meno condivisibile, è un po' quello che sono le nostre caratteristiche, il nostro DNA, e probabilmente è quello che diventa, che è stato per tanto tempo un pregio, che in questo momento è un difetto, cioè quello di non capire il momento della partita, non vivere il momento della partita nel momento giusto, nel non sporcarsi quel tanto che serve per portare a casa, non dico una vittoria, ma almeno un pareggio. Parlo di questo ultimo periodo perché se parliamo della partita con lo Spezia siamo stati 2 volte in vantaggio e 2 volte siamo stati recuperati, quindi questa è una squadra che dal primo giorno è una squadra che porta dentro entusiasmo, porta dentro tanta voglia di andare a far male all'avversario, però probabilmente questa voglia di andare a far male all'avversario ti toglie qualcosa in fase difensiva, ed è quello su cui dobbiamo cercare di lavorare e di migliorare. Buongiorno mister. Buongiorno. Anche l'anno scorso avete attraversato un periodo di risultati non positivi a dicembre che poi avete superato. Che differenze ci possono essere rispetto allo scorso anno, al di là del fatto che quest'anno si sta un po' prolungando come tempo? Io ho fatto una disamina la scorsa settimana in conferenza con voi, dove ho parlato di quel periodo in cui durante il mercato c'è stato un momento dove la squadra ha perso qualcosa, perché anche e soprattutto a livello numerico, tra infortuni e squalifiche, ci sono state partite in cui abbiamo avuto a disposizione meno possibilità di cambiare la partita durante la partita stessa. Andare a fare paralleli su quello che è successo l'anno scorso secondo me non serve, non riesco a farlo. È chiaro che probabilmente nell'arco di un anno le squadre che hanno un valore medio possono avere dei momenti in cui per l'equilibrio del campionato possono avere dei momenti in cui ci sono degli alti e dei bassi. La capacità di una squadra è reagire dai momenti bassi e venirne fuori. Mister, più preoccupato per la gamba o per la testa dei tuoi? Ma sai, quando vivi questi momenti sai che può essere, la testa può essersi appesantita, però i ragazzi, come dicevamo prima, sotto certi aspetti l'hanno sempre leggera, perché poi è probabilmente questo forse
un difetto, averla sempre troppo leggera e non percepire il pericolo. I dati ci dicono che le gambe stanno bene, poi è chiaro che avere la possibilità di dare alternative, far riposare qualcuno ti aiuta, però ragazzi sono ragazzi giovani, ben allenati e sotto questo aspetto non ho pensieri. Ecco, mister, invece mi limito a chiedere le assenze di domani, un po' il punto infortunati eccetera. Ma domani sicuramente non saranno della partita Arrigoni e Castrovilli. Poi mi sembra e Magni, ovviamente, che il problema che ha avuto domenica non è ancora risolto, però sono tutti in fase di recupero e speriamo di averli a breve, ma domani non ci saranno. Empoli, che squadra ti aspetti? È una squadra equilibrata, una squadra che ha fisicità nei giocatori dietro, che ha dei quinti molto rapidi, hanno perso Elia ma hanno comunque alternative con Sisai, con Moruzzi, con Candela, una squadra vivace davanti che ha giocatori attaccanti completi che sanno fare un po' tutto, per cui è una squadra pericolosa, che gioca a calcio quando deve giocare a calcio, che diventa solida quando deve essere solida. È chiaro che nemmeno loro hanno fatto probabilmente il campionato ad oggi che era nelle loro aspettative, però mancano ancora tante partite. Al di là di questo noi dobbiamo guardare noi e non gli altri. Inizio settimana vi siete confrontati anche con i direttori, no? Non so se hai sentito anche la proprietà, ci puoi raccontare di cosa vi siete detti, al di là della fiducia che immagino tu abbia avvertito, perché altrimenti non saresti qui, credo, no? Cosa ti è stato detto? Il confronto con i direttori è costante, c'è bisogno di incontrarsi perché spesso ci vediamo la sera a cena anche, quindi se abbiamo bisogno di dirci qualcosa ce la diciamo, troviamo sempre il modo di dircelo anche attraverso le giornate che passiamo insieme al campo. La proprietà non l'ho sentita, credo che l'abbiano sentita i direttori, l'avevo sentita prima della partita con lo Spezia dove c'era grande fiducia e niente, ci siamo rinforzati il sapere che stiamo lavorando tutti per un unico obiettivo, che quando ci sono questi momenti il lavoro e la forza comune diventa poi quello che ti dà quel qualcosa in più per provare ad uscirne, ma niente di particolare rispetto a tante altre volte. È chiaro che non possiamo non essere consapevoli del momento, dobbiamo rendere consapevole anche la squadra, però io credo che non sia una situazione drammatica, soprattutto non sia una situazione dalla quale non si debba avere la forza e il tentativo di uscirne. Avete altre domande per mister Mignani? In questo momento forse l'ultima cosa che ci si poteva aspettare era un po' le prestazioni del portiere di Clisma, che fino a 3 settimane fa era praticamente quasi al limite della perfezione. Tu che lo vedi tutti i giorni da dentro, cosa ci puoi dire? Il ragazzo è comunque sereno, c'è qualcosa, oppure sono singoli episodi, anche se 3 gare consecutive forse hanno fatto accendere un piccolo campanello d'allarme, noi da quest'altra parte, dall'esterno? Io, per come lo vedo io, è un ragazzo sereno, un ragazzo che vive la sua professione nella maniera giusta e serena, che tiene tantissimo a quello che fa, al gruppo, e anche lui può sicuramente aver avuto un momento di calo, però è anche vero che poi non ho mai pensato che la prestazione di un singolo determini il risultato. A volte vengono commessi degli errori e la squadra rimedia a questi errori. Questo è un periodo in cui probabilmente paghiamo specificatamente ogni errore che commettiamo e non riusciamo a rimediarlo, però il ragazzo ha lavorato bene anche questa settimana, è conscio dei suoi mezzi, è conscio che fare il portiere è una responsabilità anche diversa rispetto a quello degli altri compagni, però credo che pure lui debba tranquillamente superare questo periodo. Ti chiedo una cosa flash, l'anno scorso a metà andata, poi paradossalmente l'hai fatto in una partita dove avete preso 5 gol, ma insomma sono stati gol episodici, tutti da calcio d'angolo o quasi. Avevi messo Berti sotto punta, avevi giocato con 3 centrocampisti puri, chiamiamoli così, poi anche Berti di fatto lo è. È una soluzione che puoi considerare?
l'esempio Francesconi, Castagnetti, Bisoli con Berti togliendo una punta oppure no? È una soluzione, si pensa, si valutano tante soluzioni, è una soluzione che abbiamo adottato, se vi ricordate, anche lo scorso anno nel momento in cui al mercato arrivò un centrocampista diverso dai nostri come Saric, che c'era un centrocampo con un pochino più muscolare. Si cerca di valutare la condizione del singolo del momento, si cerca di valutare l'avversario, si cerca di valutare quello che magari ti può togliere qualcosa ma ti può dare qualcosa. Sono tutte valutazioni che facciamo e che solamente a fine partita poi, al di là di quello che sceglieremo, capiremo se abbiamo fatto la scelta giusta o no, anche se, ripeto, forse sono ripetitivo, ma la prestazione, a prescindere che ci sia una punta o 2 punte, la squadra l'ha fatta. Chiaro che nella partita per esempio di Chiavari, per forza di cose non avevamo numericamente giocatori per poter tenere in campo 2 punte. È successo altre volte, magari è mancato una volta Blesa, una volta Diao e non avevi 2 cambi, però abbiamo quasi sempre giocato con 2 punte. Per qualche minuto, mi sembra, col Pescara abbiamo giocato con Berti sotto una punta, però credo avevamo inserito Castrovilli, che è comunque un centrocampista offensivo, quindi l'idea è di cercare di coprire bene gli spazi nella fase difensiva, ma non precludersi la possibilità di avere giocatori offensivi per attaccare, per andare a fare male. Mister, ha parlato di rotazioni proprio in questo frangente. Le chiedo, ci sarà, non nei 90 minuti chiaramente, ma un occhio anche al Monza nel senso di turnover, visto che comunque marzo è un mese particolare con 2 infrasettimanali. Volevo chiedere se la gara di domani potrà subire un po' di turnover in vista di martedì. Certo, lei magari dirà che giocano sempre chi sta bene, chiaramente questo ok, però visto l'impegno ravvicinato e visto l'avversario che arriva martedì, ecco, questo mi chiedevo. Ma credo che in questo momento non possiamo permetterci di ragionare sul Monza, dobbiamo per forza di cose concentrarci sulla partita con l'Empoli e per forza di cose cercare di fare punti contro l'Empoli, per cui la partita successiva ci penseremo dopo Empoli. Non è questo il momento per fare calcoli sul primo settimana. Grazie a tutti. Grazie.